Ciao, sono Davide. Allora, oggi prepariamo un prosciutto crudo stagionato. Allora, logicamente non riusciremo a fare tutto oggi, anzi, assolutamente no. Dividerò il video in vari step, quindi durerà un pochettino. Oggi parleremo della scelta del prosciutto e della prima salatura, naturalmente. Allora, io qua davanti a me ho un prosciutto nostrano, naturalmente, italiano, me lo sono procurato io, naturalmente ho potuto ordinarmelo come mi pareva, però se voi andate dal macellaio e ordinate un prosciutto, gli dovete dire che dovete fare un prosciutto stagionato, quindi vi troverà questo taglio che qui da noi si chiama prosciutto da sale, che è un tipo di taglio che vi aiuterà sicuramente nella fase di rifilatura iniziale del prosciutto, perché al 90% è già stato rifilato proprio appositamente per fare un prosciutto crudo stagionato. Come vedete non ha la parte davanti del traculo, ha già l'osso dell'anchetta tagliato, quindi non avete difficoltà dopo nel tagliare l'osso. L'osso del frullo, diciamo l'osso femorale, è già libero, non ha altre ossa, non ha altri pezzi, e quindi ci sarà soltanto, adesso io comincio mentre che parlo comincio a rifilare, da andare a tirare via le parti che secondo voi anche a occhio non sono belle, o comunque sono parti che sono un po' insanguinate o hanno pezzettini di ossa di lavorazione. Andiamo a rifilare per cercare di creare un prosciutto il più a pera possibile. Quindi tutti questi pezzettini che si vedono, questi puntini di sale, o se c'è del grasso in eccesso proprio qua davanti, andiamo a rifilarlo, e così andrà dopo la salatura, non avete meno da fare nella fase 2, diciamo, ok? Allora, questo prosciutto qui è un prosciutto da 16 kg, l'ho pesato prima di fare questo intervento, quindi quando avrò finito sarà comunque 15,8 kg, tirerò via un paio d'etti di roba perché è veramente poco quello che gli devo tirare via, e vi faccio vedere alcune parti salienti che dovete assolutamente fare, perché è importante andare a spurgare il prosciutto, perché il prosciutto fresco contiene ancora molto sangue e quindi in stagionatura non c'è bisogno, anzi non abbiamo bisogno di sangue interno al maiale, perché al prosciutto, no, sì, alla coscia, perché nella stagionatura il sangue va da male, e quindi va a rovinare tutto il lavoro che avete fatto sul prosciutto, e siccome ci vuole tanto tempo è meglio partire bene e fare le cose fatte bene. Allora io ho tirato via soltanto alcune parti che, come vi dicevo, il prosciutto è già bello che è rifilato, non c'è un gran scarto, tiro via solo una fetta qua davanti. Poi l'altra cosa che c'è da controllare nel prosciutto è sicuramente che non abbia le ossa rotte. Molto facile trovare dei prosciutti, magari non ve ne accorgete perché internamente, sapete, magari ha preso una botta nel salire su un camion, insomma si può essere rotto l'osso, insomma c'è niente da dire, può capitare, io che ne disosso diversi mi capitano, e quindi c'è da stare attenti, perché se stagiono con l'osso rotto tutto il midollo e tutta la parte attorno al midollo andrà a male, quindi è tutto scarto perché rimane la carne rossa e non è più buono. Allora io vi consiglio di andare a fare questo movimento della gamba, proprio dello stinco, e sentire proprio con la mano, proprio l'osso si sente proprio che è intero, flette, si sente proprio che flette intero e non ci sono movimenti strani, quindi questa qua è già una bella parte. Andiamo a spurgarlo. Allora, da questa parte qua, vedete dove c'è proprio più rosso, c'è la vena femorale, andiamo a schiacciare proprio per far uscire il sangue
dall'avena, ma questa cosa qua la faremo per tutto il periodo della salatura, sia la prima salatura che la seconda salatura. Dovete proprio massaggiarlo con le mani in questa maniera. Io vi consiglio, è il mio consiglio personale, di lasciarlo fuori un paio d'ore il prosciutto, che si ammorbidisce, di non lavorarlo proprio freddissimo da frigo, perché la carne è molto soda e fate fatica poi nel massaggio, mentre invece se è più a temperatura ambiente la carne è più morbida e per un paio d'ore non succede niente, ecco. Io vi parlo proprio per una stagionatura fatta in casa, attenzione. E andiamo a massaggiare proprio questa parte qua, cercando di far confluire tutto il sangue che potrebbe essere presente nella vena, e lo facciamo uscire. Ecco qua. Ma poi ci torneremo dietro alla vena. Ecco, guardate, lo scarto, utilizzando questo prosciutto qua, per me è uno scarto accettabile e minimo proprio. Se invece prendete il prosciutto col traculo, che c'è più da lavorare, il traculo è contro la parte finale dove poi si attacca la coda, avete capito? Si vedono, ci sono diversi tipi di tagli del prosciutto. Ecco, guardate. Vado a tirare via questa parte qua laterale perché è molto spigolosa, poi dopo nella stagionatura potrebbe risultare tagliente. Dopo a manovrarlo vi potete tagliare perché la cotica diventa molto dura e molto tagliente. Bene, io direi che non ci sia più nient'altro da fare, ci faccio qualche movimento così per vedere se spurga ancora la vena. Ecco, vedete? Ecco fatto. Allora, qui attorno all'osso adesso lascerò la carne così molto a coprire l'ossicino, perché qua andremo a riporci del sale, perché è una parte molto centrale, molto alta del prosciutto, è una parte che fa fatica a prendere il sale, e quindi qui ce ne andrò a mettere una quantità maggiore, ma adesso vediamo. Allora, per quanto riguarda la salatura, faccio così, ho sempre fatto così, mi è stato insegnato così. Sale fino, questo è 1 chilo, adesso intanto ne comincio a mettere un pochettino qua, lo divido in 2 ciotole. Ecco qua, anche un po' meno in questa. Allora, vado su 1 chilo di sale, ne avrò messo 3 in questa ciotolina qua. Acqua, vado a inumidire la parte del sale più dove ce n'è meno, ok? Ho messo un pochino troppo acqua, deve rimanere più, deve essere solo sale inumidito, ecco così, deve essere proprio il sale, deve risultare come quando prendete la sabbia al mare in riva, vedete come è più fangoso. Questo sale ci servirà per andare a salare la cotica. Perché lo inumidisco? Perché il sale inumidito rimane più attaccato alla cotica, e quindi nel periodo di riposo sotto sale rimarrà attaccato alla cotica e non andrà a disperdersi nella ciotola, e quindi rimane scoperto e rischieremo di non aver sale a contatto con la cotica. Quindi questa parte qua io l'ho preparata così, ho fatto un sale un po' più sodo, avete visto? E invece questa qua sale normale. Allora comincio, non c'è una dose, bisogna andare un po' a mano, l'importante è ricoprirlo tutto di sale, ok? Quindi ne prendo un po' in mano e inizio a spargercelo sopra, massaggiando la parte viva, questa qua al di fuori della cotica.
Come vi dicevo, in questa parte dove c'è l'osso, qui andrò a mettercene proprio un bel quantitativo, tanto proprio da andare a coprire l'osso in questa maniera, e anche qui attorno all'anchetta, perché sono parti molto sensibili e hanno bisogno di avere un pochino più di sale. Ecco, per me è sufficiente per quanto riguarda la parte davanti. Adesso con questo sale qua vado proprio a spalmarlo, vedete come rimane più attaccato alla cotica, anche se non lo vedete, occhio, la parte umida rimane attaccata alla cotica, la va ad ammorbidire e il sale farà meno fatica a penetrare. Ne mettete un bel pochino anche qua in fondo dove c'è lo zampetto. Bene, adesso lo vado a mettere dentro una bacinella abbastanza capiente, quindi sappiate che poi dopo deve andare in frigo, quindi regolatevi voi per lo spazio, però purtroppo il prosciutto è abbastanza grande. Io sono fortunato che ho una cella frigo e quindi riesco a metterlo dentro senza problemi. Allora intanto metto sotto il sale, quello inumidito, quello che andrà a contatto con la cotica, e cerco di metto anche quello che era in accesso, non si butta via niente, di distribuirlo bene. Quindi faccio un fondo di sale. Benissimo, prendo il prosciutto e ce lo metto dentro. Ecco. Allora, adesso che è dentro non lo devo più muovere, vado a finire di salare sopra, aggiungo del sale qua nel sottocotenna, proprio così. Allora, adesso ci mettete il coperchio, lo mettete in frigo e lo lasciate lì per 7 giorni, almeno 7 giorni. Poi ci rivediamo per la seconda fase. Allora, passati questi 7 giorni di salatura, nei quali ho massaggiato il prosciutto tutti i giorni, passavo e gli davo una massaggiata, e se vedevo che, vi faccio vedere, mancava un po' di sale, ecco qua, in qualche punto ce lo andavo ad aggiungere, proprio un pugnettino di sale. Allora, dopo 7 giorni siamo in questa situazione qua, vedete la carne si è proprio rassodata, ha cambiato colore. Adesso ci vado a dare una sciacquata, lo faccio con l'acqua, tranquilli che non succede niente, e vado a tirare via il sale che c'è sopra e poi lo torniamo a risalare per poi lasciarlo sotto sale per altri 7. Allora funziona così, si lascia circa un giorno ogni chilo del prosciutto, quindi questo qua è 16 kg e vorrebbe lasciato 16-17 giorni, perché ho cominciato a mezza giornata, comunque 17 giorni. Adesso lo vado a sciacquare, ecco qua. Adesso mentre lo tampono per asciugarlo, vedete che continua a spurgare? È una cosa importantissima il massaggio, perché se questo sangue rimane dentro durante la stagionatura il prosciutto va a male. È proprio importante il massaggio.
e continuerò a farlo per anche a questi 10 giorni. Una volta asciugato e massaggiato il prosciutto per quanto è possibile, vi faccio vedere come andremo a conservarlo. Allora, io mi sono procurato un'ascia di legno dove ci appoggerò sopra il prosciutto, perché adesso la seconda fase della salatura prevede che il prosciutto stia a temperatura ambiente, però in un ambiente fresco come una cantina. Parliamo di 15-16 gradi, una temperatura così 17. Andremo a metterci un velo di sale sopra, lo terremo leggermente inclinato, perché così se ha bisogno di spurgare i liquidi andranno tutti giù, scivoleranno giù, e tutti i giorni ci vado a dare una massaggiata per far spurgare il sangue. Allora io comincio così, metto un po' di sale sull'ascia, perché una volta esisteva un tavolo, cioè una volta, magari c'è ancora, ma io non ce l'ho, sono sprovvisto. C'era una tavola che si chiamava, qua nel modenese la chiamavano la saladora. Era una tavola che aveva praticamente le gambe davanti più corte e il tavolo rimaneva così inclinato e il prosciutto rimaneva lì quei 15-16 giorni in salatura, in maniera che sgocciolasse per bene. Allora, comunque vado a metterci un po' di sale di nuovo sulla cotica. Adesso è ancora un po' umidina, quindi rimane attaccato bene il sale. Mi raccomando, qua nello zampetto metteteci il sale, proprio che entri bene nel sottocotica. Perfetto. Quindi la cotica rimane proprio a contatto col sale per tutto il tempo. Bene, allora torno a mettere il sale qua, proprio dove c'è l'osso esposto. Bene, lo vado proprio a spingere dentro attorno all'osso, per questo qua, come vi dicevo all'inizio, è una parte molto sensibile, e anche qua attorno all'osso dell'anchetta. Ecco, guardate, non esagero, questo qua più o meno è il quantitativo, non ne ho messo tantissimo, saranno stati 2 etti di sale, ecco. Come vi dicevo, i quantitativi io non li so, perché ogni prosciutto è a sé, in base anche al sale che tira durante la salatura. Allora adesso io con delle asce di legno che mi sono preparato vado a dargli un po' di pendenza, in questa maniera. Il prosciutto rimarrà così in pendenza. Adesso naturalmente non lo lascerò qua sul banco, lo porterò in un posto fresco. Io nel mio magazzino quei 16 gradi è perfetto, lo metto in un angolino e state soltanto attenti che non ci vadano sopra degli insetti e vadano a nidificare o a farci delle uova sopra. Quindi se avete la possibilità di metterci tipo una zanzariera sopra, in maniera che gli insetti non vadano a intaccare il prosciutto, e lo lasceremo allora una decina di giorni per poi andare a vedere la fase dell'asciugatura. Allora, il prosciutto è stato sotto sale 17 giorni. Come ci accorgiamo che più o meno è pronto il prosciutto? È un segreto che mi ha insegnato Giorgino, è una cosa che comunque magari lo sapete già. Quando l'osso qua davanti diventa color violaceo, vuol dire che il sale è penetrato, vuol dire che stiamo andando bene, vuol dire che è pronto. Durante questi 17 giorni io ho irrorato il prosciutto con dell'acqua. Ho usato uno spruzzino, come vedete. Guarda, la bottiglia era piena, c'era andata a metà in 17 giorni, io ho dato qualche spruzzata tutti i giorni, perché mi sono accorto che dopo, verso l'8º, il 9º giorno di salatura, la cotica stava iniziando a diventare dura, e se la cotica fa la crosta, dopo non riesce più a penetrare il sale. Quindi se noi la teniamo inumidita con l'acqua, il sale tenderà a sciogliersi e pian pianino viene assorbito dalla cotica. Quindi per tutti i restanti giorni ho dato una spruzzatina d'acqua.
Adesso cosa c'è da fare? C'è da sciacquarlo bene e darci una pulita e togliergli tutto il sale. Quindi vado sotto il lavandino e ci do una sciacquata. Ecco qua, adesso lo andiamo ad asciugare per bene il più possibile. Vedete come si è compattato? È proprio più duro, è molto sodo, è sintomo che il sale è penetrato bene. Vado ad eliminare questi fili di grasso in eccesso. Se vedete che c'è una qualche parte brutta o a spincaglioni, cioè così pendente, lo andate a tirare via. Perfetto. Allora, adesso entriamo nel periodo di asciugatura. Come vedete sotto dove è appoggiato il prosciutto la cotica è molto molla, diciamo, perché ha assorbito l'umido dell'acqua e del sale. Avremo bisogno di andare a fare l'asciugatura proprio per fargli fare quello che stava facendo a 10 giorni di salatura, per farlo asciugare bene e per cominciare la stagionatura. Sarà un periodo che durerà 90 giorni e avremo bisogno di lasciarlo in un posto fresco ma non tanto umido, ok? Quindi se avete una cantina fresca, comunque che rimanga sui 15-18 gradi, ok, 14-18 gradi, che però non abbia tantissima umidità, potete lasciarlo lì ad asciugare. Però per appenderlo avrete bisogno di farci il nodo, il classico nodo dello zampetto. E come si fa il legaccio? Sì, per non farlo cadere durante la stagionatura. Adesso vi faccio vedere. Cerco di metterlo in maniera, ecco, così si dovrebbe vedere bene. Allora prendete un pezzettino di corda, ve lo faccio vedere da zero, circa 1 metro di corda in questa maniera, una corda robusta, andiamo a farci un nodino a unire le due estremità in questa maniera. Cercate di tirare in maniera che il nodo tenga, nel caso magari fategliene 2 e otterrete una cordicella così, praticamente abbiamo unito le due estremità. Allora adesso da questa posizione qua, ok, con la mano destra faccio un cerchietto, con la mano sinistra faccio un cerchietto all'indietro, vado ad unire i due cerchi in questa maniera, lo vado ad inserire nel prosciutto. Se c'è bisogno ci fate una piccola asola nella cotica e poi tirate più forte che potete in maniera che il nodo vada a stringere proprio lo zampetto in questa maniera e otterrete proprio un laccio bello solido, così non vi si aprirà il prosciutto. Bene, adesso questo prosciutto lo andrò a mettere, io lo metterò in magazzino perché il mio magazzino è fresco e non umido, lo lascerò 90 giorni, il tempo che andrà ad asciugarsi e poi andremo a vedere la sugnatura. Allora sono passati 90 giorni, è stato 90 giorni in asciugatura, io l'ho tenuto nel mio magazzino in negozio dove ci sono 16 gradi con un 65% di umidità, sarà poi dopo la temperatura che lo terrò anche per la stagionatura, diciamo, anche perché d'estate riesco ad avere più o meno questa temperatura, aumenterà qualche 2 gradi, ecco, però è abbastanza fresco e per me va bene, ma i prosciutti vengono bene. Allora adesso come vedete il prosciutto è venuto bello tirato, non ci sono pieghe nella cotica, è venuto ha proprio preso una bella forma, quindi ha una forma garbata, mi piace molto come il risultato. Adesso andrò a tirarci via tutti questi pezzettoni o spincaglioni per renderlo ancora un pochino più armonioso e poi dopo per esporre l'osso, che poi dopo ci aiuterà in una seconda fase, poi quando andrò a disossarlo
l'osso sarà più in evidenza e sarà più facile disossarlo. Allora, con un coltello mi aiuto, inizio a tirare via tutta questa parte attorno all'osso che è proprio spinosa, diciamo, a punte. Ecco, guardate, è già facendo così ho messo in evidenza l'osso del frullo, io lo chiamo così, e l'osso dell'anchetta sarà molto più facile poi andarlo a tirare via. Adesso cosa ci faccio? Per essere sicuro utilizzo lo stecco. Questo qua è un osso, è un ossicino della zampa del prosciutto, che si utilizza per andare a sentire gli odori interni al prosciutto. Si va a fare un forellino e si va ad annusare se all'interno ci sono degli odori cattivi o no. Si utilizza quello di cavallo perché non persiste l'odore attorno all'osso, basta darci una pulita e l'osso dopo non rimane impregnato di nessun odore. Quindi vado a fare un forellino proprio qua sotto l'anchetta, in questa maniera, e vado a sentire se ci sono degli odori cattivi. Direi di no. Vado a sentire qua in vena, vediamo se praticamente si è vuotata tutta. Direi che sia perfetta, e poi vado a fare una puntatina qua sotto la cotenna, anche qua nessun odore, per andare a sentire se il sale è arrivato sotto la cotenna o se la carne ha dei problemi proprio sotto cotenna. Bene, fatto ciò si passa alla sugnatura o stuccatura, come preferite. Come vedete qua di fianco ho già la sugna pronta. Non ho inserito nel video come si fa la sugna, ma magari vi farò un video a parte. Comunque viene prodotta unendo lo strutto con della farina di riso, sempre rispettando comunque i parametri per far sì che il prosciutto rimanga un gluten free, che non abbia glutine, quindi si usa la farina di riso e non la farina normale. Diventa praticamente una pasta che assomiglia al pongo, e adesso vado a spalmarla proprio qua sopra nella parte viva per andare ad ammorbidire la carne che si è seccata qua sopra. 2, sarà una protezione per i mesi di stagionatura che rimarrà in magazzino, anche contro le bestie, diciamo, non ci vanno le bestie attorno, non vanno direttamente sulla carne, ma intanto vanno sulla sugna, quindi magari tenendoli controllati uno ha anche il tempo di agire e togliere quello che sta succedendo, insomma, se ci si è appoggiato un moscone, così. E vado a spalmarlo, molto semplice, si appoggia sopra e poi pian pianino, non bisogna darne delle tonnellate, però vuole spalmato bene, sicuramente molto bene qui attorno all'osso. Vado a coprire anche i forellini che ho fatto con lo stecco. Io direi che la stagionatura proceda benissimo, non ci siano problemi. Quindi questo qua sarà un prosciutto che stagionerà, io terrò circa 18 mesi, e vi farò poi vedere il disosso quando sarà pronto, vi faccio vedere com'è venuto. Avete visto, non è una cosa complicatissima preparare un prosciutto. Ecco, guardate, lo spalmate bene, con la mano calda si andrà a stendere bene, non fate dei malocchi,
proprio mettercene tantissimo, lo stendete proprio che deve coprire la parte magra, così sembra molto, molto professionale, diciamo. Il prosciutto mi sembra piuttosto bello e fatto bene. Adesso io lo torno a appendere in magazzino, nel mio magazzino, se voi avete un garage, avete una cantina, così. Comunque vi dico quello che utilizzo io, ogni posto è a sé, 16 gradi, 65% di umidità, ben ventilato, quindi una finestra sempre aperta che circoli l'aria, e se potete proteggetelo dagli insetti con una zanzariera attorno, non a contatto, però in maniera che non ci vadano insetti, soprattutto topi, che succede spesso che i topi vadano a mangiare il prosciutto. E un'altra cosa da dire: se lo tenete in garage, per piacere non tenetelo nel garage dove mettete dentro la macchina, perché comunque lo smog, i fumi, insomma gli odori vanno un po' a intaccare. Io non vi consiglio, in molti me lo chiedono, non mettetelo nel garage dove mettete la macchina, ok? Allora adesso starà altri 15 mesi, 3 mesi è stato, 90 giorni è stato sotto asciugatura, altri 15 mesi e il prosciutto è pronto. Per me sarà un po' più di tempo, per voi sarà un lampo e vedrete la fase del disosso. Bene, guardate, sono passati 18 mesi in tutto, il prosciutto è pronto, andiamo al disosso. Mi sono vestito con le protezioni perché è molto importante quando uno disossa, specialmente il prosciutto che è proprio una bestia nera, è facile tagliarsi o piantarsi il coltello nella pancia, quindi se vi avventurate a casa a fare un prosciutto, a disossare un prosciutto, vi prego di usare le protezioni perché è molto importante, se no potrebbero succedere dei guai. Quindi guanto protettivo, poi va bene, io lo vado a coprire per non sporcarlo, grembiule in acciaio e poi possiamo procedere. Ma prima di procedere torno a steccare il prosciutto per sentire come è andata la stagionatura, sempre nei punti che vi ho fatto vedere nel video nella parte precedente, quindi sotto l'anchetta in vena e sotto cotenna. Io direi che il prosciutto sia venuto bene, ma adesso abbiamo la prova del 9, andiamo a disossarlo. Lo disosserò in 3 pezzi, quindi vado a tirarci via la cordicella. Una cosa molto importante che nella parte prima mi sono dimenticato: quando mettete la sugna, mi sono dimenticato di dirvi che vuole sugnato anche qua nello zampetto, è molto importante, è molto importante, quindi retroattiva la cosa, mettete la sugna anche qua nello zampetto, mi sono dimenticato di farvelo vedere. Allora, lo andrò a disossare in 3 pezzi, quindi falsa pera, lo disosso, poi dopo lo divido in 2 e faccio il gambo e la parte davanti. Prima cosa che c'è da fare è andare a togliere l'osso dello zampetto. Già da qua si vede se la parte del gambo ha stagionato bene o ha dei difetti, è un po' scurino però ci può stare. Adesso vado a tirare via la famosa anchetta che abbiamo rifilato, così. Fatelo con calma, nessuno vi corre dietro, è molto importante perché bisogna risparmiarsi le mani perché è molto pericoloso. Un giro attorno all'osso del frullo, come vi dicevo, la pulizia che ho fatto tutto qua attorno è servita proprio per evidenziare quest'osso. E adesso vado a togliere la falsa pera. Falsa pera la tolgo puntando il coltello all'inizio del frullo, lo spingo giù e vado a tirare indietro il coltello. Lui scivolerà sull'osso e arriverà proprio alla fine, proprio dove c'è la noccetta, se tutto va bene. Esatto, è andata bene. E così abbiamo staccato la parte di dietro della falsa pera, stacco da davanti, mi aiuto con il banco, già lo vedo, guardate.
già si vede. Sì, non sarà un prosciutto super professionale stagionato a Parma o quelli originali di Modena, però c'è soddisfazione. Il profumo è veramente buono. Vado a tirare via la noccettina e abbiamo ottenuto il primo dei 3 pezzi del prosciutto. Ecco, adesso mi fermo qua, comunque va tollettato un pochettino qua davanti in maniera di approntarla per il taglio. Adesso vado a disossare questa parte qua e con il coltello mi appoggio sopra il frullo, faccio scivolare la lama sopra l'osso e proprio mi faccio accompagnare fino alla fine del prosciutto. E ho fatto il taglio sopra l'osso. Adesso qui vado ad aprire un pochettino la cotica per poter evidenziare l'osso e mi sollevo la parte sopra l'osso e così riesco a vedere l'osso e andarci di dietro per segnarlo e sotto, proprio in questa maniera, prima sopra e poi sotto. Fate scivolare il coltello proprio, lasciatelo proprio attaccato all'osso, tirando lui dovrebbe arrivare fino alla fine dell'osso. Ecco, guardate. Allora, la carne è ben stagionata, ho già visto all'interno, è veramente stagionato bene. Tolto l'osso e vado a tirare via l'ossicino che vi ho fatto vedere, l'ossicino per annusarlo. Questo qua, questo è quello del maiale, ma in realtà, vedete, questo qui è quello del cavallo, invece questo è quello del maiale. Ok, tolto questo, si dà una pulita un pochettino qui attorno al gambetto se ci sono delle parti scure. Ma è piuttosto bello. Ecco, si controlla dentro, se ci sono dei difetti si vanno a togliere, ma io direi che il sale abbia preso veramente bene. Adesso lo vado a legare, quindi fase di legatura. Posso tirare via il guanto, adesso teniamo. C'è meno pericolo. Utilizzo un paracolpi fatto con pelle in maniera da non andarmi a stringere la mano con la corda. Vi faccio vedere la legatura, anche se poi magari la trovate anche in altri video. Quindi una corda di nylon, faccio il nodino in testa, classico nodino, lo passo sotto al prosciutto in maniera da fargli la prima legatura, circa 2 cm dalla fine dall'inizio del prosciutto. Allora, la legatura è questa qua, incrocio i 2 fili, poi lo stesso filo dove ho fatto il nodino lo giro su se stesso e ci faccio il nodino. A questo punto diventa un nodo scorsorio e vado a tirare. Si può fare anche doppio, adesso è sufficiente così. Doppio lo utilizzo solo quando faccio il prosciutto disossato intero. Prima legatura in testa, seconda legatura nel gambino, in questa maniera. Ci faccio delle asole sulla cotica, ci vuole un coltello che taglia un po' perché la cotica è un po' resistente
e bisogna angolare bene il coltello, se no ti scivola sulla cotica. Dovete tenere un'angolazione giusta da poter entrare nella cotenna. Quindi nodino in testa alla corda, nodo su se stesso e vado a stringere il gambo. Questo perché andando a legarlo dall'alto verso il basso la carne tenderà un pochettino e potrebbe uscire dal gambino, invece tenendolo chiuso rimane più compatto il prosciutto. E adesso procediamo con la seconda legatura dall'alto. Io direi che è un prosciutto che bastano 5-6 legature. Comunque più stretto lo fate, meno aria vi entra dentro. Anzi, l'aria proprio non deve entrare, lo scopo è quello lì, perché sennò va a ossidare la carne del prosciutto e vi fa diventare il prosciutto nero e farà la muffa dopo. A questo punto comincio a farci le asole, possibilmente senza la punta, se poi lo mettete sotto vuoto le puntine di cotica vanno a forare il sacchetto. Come vedete le asole le faccio poco alla volta per avere una legatura più omogenea e non fare delle asole che poi magari non servono. Quindi vedete circa 3 cm una legatura dall'altra. Guarda, qua ce ne facciamo una qua. Queste asole servono per non far scivolare la corda in basso. Questo è il mio metodo, Ci sono anche altri metodi di legatura, perché c'è chi usa le graffette e uso proprio la corda. Facciamo un nodino, tiriamo via. Quindi nodo in testa, metto la corda nelle asole, faccio in maniera che vada la corda proprio sotto le asole. Cercate di fare la legatura il più omogenea possibile, perché è anche un fattore visivo, è anche più professionale se lo legate bene e i nodini risultano tutti dalla stessa parte. Questa è la mia mania. Vado a fare l'ultimo nodo, che è molto importante perché va a chiudere il gambetto, che è proprio la parte più a rischio di ossidazione, proprio perché di solito è sempre l'ultima a essere utilizzata e quindi è più facile che cambi colore o possa fare la muffa. Quindi più è stretto meglio è. Vi assicuro che non ci siano punte di cotica, perché poi dopo io me lo metterò sotto vuoto, che mi deve durare un po'. E adesso lo vado a tagliare in due e vi faccio vedere il risultato. Quindi si taglia in due, fare la prima e la seconda legatura, da poter ottenere la parte davanti e il gambo. Cercate di non seghettare quando tagliate, perché sennò ci vengono tutti gli scalini, ne sta male, è meglio andare giù un taglio dritto e quindi dovete usare dei prosciutti dei coltelli che tagliano. Signori, questa è soddisfazione pura. Questo è un bel prosciutto, proprio bello, 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 bello. Non farò una prova assaggio stravagante, perché come vi dicevo il video è durato veramente tantissimo, ma avevo il piacere, voglio avere il piacere di farvi vedere tutte le fasi della lavorazione per filo e per segno di come faccio io il prosciutto. Quindi se il video logicamente a uno che è interessato lo deve guardare tutto e alla fine può ottenere un risultato così. Faccio un po' di assaggio. Una caramella, dolcissimo, una cosa da giù di testa. Signori, il prosciutto Davide Fantinati. Bene.
io spero che il video vi sia piaciuto perché è stato veramente molto lungo prepararlo e ci ho messo dell'impegno. Spero che venga visualizzato, spero che vi piaccia. Mettete un mi piace sotto al video, commentate, chiedete. Appena posso rispondo, scusate se sono un po' lungo ultimamente, ma appena posso rispondo. Io ringrazio tutti per la visione, vi ricordo che se vi volete iscrivere al canale cliccate qua, seguitemi sugli altri social, Instagram, Facebook e anche il canale Viola. E direi che ci possiamo vedere tranquillamente a un prossimo video, video di isosso, video di chat, non lo so, vedremo. Un saluto da Davide, ciao a tutti.